Sei tornata? Sì, perché? È venuta la vicina e mi ha detto che non era stata avvisata della riunione di condominio. Come no? Le ho detto che sarebbe stata ieri. Se ne sarà dimenticata. E ti ha chiesto se ero a casa? Mamma, si dice ti ha chiesto se fossi a casa. Ripassa il discorso in diretto. E voi avete dei dubbi? Se sì, rimanete con me. Bene, oggi parliamo del discorso indiretto, cioè quel mezzo che utilizziamo per riportare quanto viene detto. Cominciamo subito e vediamo come riportare notizie e informazioni, cioè frasi dichiarative. Ecco qui una bella tabella che ho realizzato per voi. Qui trovate le frasi nel discorso diretto con i tempi utilizzati. Per riportare notizie e informazioni dobbiamo utilizzare verbi come dire, sostenere, più che. Qui trovate dice che, se sto riportando qualcosa al presente. Qui ha detto che, se sto riportando qualcosa al passato. In nero vedete i tempi che non cambiano. In rosso, invece, quelli che cambiano. Allora, cominciamo con il presente. Ho fame. Nel discorso indiretto al presente rimane uguale, come vedete tutti i tempi restano gli stessi, quindi dice che ha fame, molto semplice. Invece al passato cambia e quindi il presente diventa imperfetto, come vedete. Ha detto che aveva fame. Cosa succede con l'imperfetto? Per fortuna resta sempre uguale. Quindi avevo un cane, dice che aveva un cane, ha detto che aveva un cane. Molto semplice. Passato prossimo. Ancora una volta resta uguale nel presente, al passato invece diventa trapassato prossimo. Quindi sono tornata, ha detto che era tornata. Anche se il tempo è passato remoto, non cambia al presente ma diventa trapassato prossimo al passato. Quindi vidi, ha detto che aveva visto. Se invece il tempo è trapassato prossimo, allora non cambia mai. Per fortuna. Avevo letto, dice che aveva letto, ha detto che aveva letto. Attenzione qui. Futuro semplice, mangerò. Al presente ovviamente non cambia, ma al passato, quindi per esprimere il futuro nel passato, questa è una particolarità tutta italiana e utilizziamo il condizionale passato. Ha detto che avrebbe mangiato. Attenzione. Quindi futuro anteriore, anche in questo caso al passato diventa condizionale passato. Avrò dormito, ha detto che avrebbe dormito. Però per riportare notizie o informazioni possiamo utilizzare comunque anche la forma implicita, cioè di più infinito, ma solo se il soggetto della frase principale è lo stesso della subordinata. Solo quindi in questo caso possiamo avere la forma implicita. Per esempio, dice che ha fame. Qui il soggetto è lo stesso. Lei dice, lei ha fame. Quindi possiamo avere la forma implicita, dice di avere fame. Stessa cosa qui,
dice che è tornata. Dice di essere tornata. Molto semplice. Ma non possiamo formarla invece qui. Dice che sono andati. Lei dice che loro sono andati. I soggetti delle due frasi sono diversi, dunque non possiamo avere dice di essere andati o qualcosa del genere. No. Vediamo invece cosa succede quando devo riportare delle domande. Quindi ecco qui nella tabella le domande al discorso diretto. Per riportarle al discorso indiretto dobbiamo utilizzare verbi come chiedere, domandare, seguiti da se. Allora, vediamo un po' come cambiano. Potete vedere che al presente, se devo riportare una domanda al presente, chiede se, ancora una volta il tempo della frase al discorso diretto non cambia. Dove invece cambia è quando riportiamo al passato. Quindi, parti? Chiede se parto, molto semplice. Invece il presente indicativo al passato, quindi con ha chiesto se, diventa imperfetto congiuntivo. Ha chiesto se partissi. Imperfetto indicativo, quindi qui rimane uguale, qui diventa ancora una volta imperfetto congiuntivo. Dormivi? Ha chiesto se dormissi. Per quanto riguarda passato prossimo e passato remoto, questi diventano, per riportare al passato una domanda, trapassato congiuntivo. Dunque, hai cenato? Ha chiesto se avessi cenato. Tornasti? Ha chiesto se fossi tornata. E anche se nella frase al discorso diretto abbiamo il trapassato prossimo, questo diventa trapassato congiuntivo al passato, quindi ha chiesto se avessi letto. Per quanto riguarda invece il futuro, sia semplice sia anteriore dell'indicativo, ancora una volta al presente non cambiano, ma al passato si trasformano in condizionale passato. Dunque, mangerai? Ha chiesto se avrei mangiato. Avrà sognato? Ha chiesto se avrebbe sognato. Tutto chiaro fin qui? Attenzione, però, se riportiamo domande non possiamo avere la forma implicita e quindi di più infinito. No. Ma vediamo ora cosa succede quando riportiamo ordini e comandi. Dunque, quelli che al discorso diretto sono espressi con l'imperativo. Per riportarli dovremo utilizzare verbi come ordinare, comandare, più che. Quindi al presente avremo ordina che. Al passato avremo ha ordinato che. Allora, vediamo un esempio. Imperativo prendi. Se devo riportare quest'ordine al presente, l'imperativo si trasforma in presente congiuntivo. Ordina che io prenda. Se invece devo riportarlo al passato, l'imperativo si trasforma in imperfetto congiuntivo. Ha ordinato che io prendessi. Stessa cosa, per esempio, per lasciate. Ordina che noi lasciamo. Ha ordinato che noi lasciassimo. Anche in questo caso, cioè quando riportiamo degli ordini, possiamo usare la forma implicita, quindi di più infinito. Però, attenzione, in questo caso non è necessaria la coincidenza di soggetto tra la frase principale e la frase subordinata.
Dunque, gli ordina che mangi. Lui ordina a qualcun altro che mangi. Posso comunque avere la forma implicita. Gli ordina di mangiare. Oppure ordina che io vada all'ufficio. Mi ordina di andare all'ufficio. Posso farlo. Attenzione! Prima vi ho detto che non possiamo usare la forma implicita per riportare delle domande. Però il verbo chiedere si può usare con la forma implicita per riportare degli ordini. Attenzione! Quindi, se voi sentite o trovate una frase come gli chiede di comprare un gelato, sarebbe come dire gli chiede che compri un gelato, perché al discorso diretto avremo magari compra un gelato. Ecco, quindi stiamo comunque riportando un ordine, un comando. Bene, vediamo ora le ultime trasformazioni. Queste sono valide se il verbo del discorso indiretto, dunque se il verbo che utilizzate per riportare è al passato, come ha detto, ha ordinato, disse. Allora, queste parole o espressioni nel discorso diretto si trasformano in queste altre al discorso indiretto. Quindi questo, per esempio, diventa quello. Voglio questo libro. Ha detto che voleva quel libro. Oppure qui, qua diventano lì, là. Torna qua. Gli ha ordinato di tornare là. Ancora. Quassù, quaggiù diventano lassù, laggiù. Quindi vedete quaggiù. Ha ordinato che vedessimo laggiù. Adesso invece diventa in quel momento. Ora diventa allora. Siamo tornati adesso. Ha detto che erano tornati in quel momento. Oppure siamo tornati ora, ha detto che erano tornati allora. Ieri, invece, va sostituito con il giorno prima o il giorno precedente. Ieri ho cominciato la dieta. Disse che il giorno precedente o il giorno prima aveva cominciato la dieta. Oggi invece diventa quel giorno. Oggi ho cucinato la pasta. Disse che quel giorno aveva cucinato la pasta. Domani diventa l'indomani o il giorno seguente o il giorno successivo o ancora il giorno dopo. Domani andrò al mare. Disse che il giorno dopo, o il giorno successivo, il giorno seguente, l'indomani, sarebbe andata al mare. Invece, se nel discorso diretto abbiamo mesi, settimane, giorni fa, questi si trasformano nel discorso indiretto in mesi, settimane, giorni prima. L'ho comprato 3 mesi fa. Ma avrei anche potuto dire l'ho comprato 2 settimane fa, 5 giorni fa. Allora, quindi si trasformano in ha detto di averlo comprato 3 mesi prima o 2 settimane prima e così via. Tra poco, invece, diventa dopo poco. Poco fa diventa poco prima. Ricomincerò tra poco. Disse che avrebbe ricominciato dopo poco. Bene, questo è quanto per oggi.
Spero proprio che questa lezione vi sia piaciuta, spero che l'abbiate trovata molto utile. Se avete bisogno di ripassare un po' le informazioni con degli esercizi, andate sul nostro sito. Se invece pensate che vi sia piaciuta, lasciateci un mi piace e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto per un'altra fantastica lezione. A presto!